Eccoci, siamo qua con Jackie. Ciao Monica. Ciao. Iniziamo la sessione della Kennedy. 5, 4, 3, 2, 1. È spettacolare, sembra di essere quasi su un set bellissimo cinematografico, artistico. C'è Jackie in costume da bagno su una spiaggia e tiene in alto un foulard che ondeggia nel vento. Ed è veramente tutto meraviglioso, anche le luci puntate su di lei, come sono disposte delle conchiglie a terra, dei sassi. Però fuori, diciamo così, dall'inquadratura c'è una bambina che penso sia lei, da pic- perché è piccola, non avrà neanche 10 anni, sempre in costume da bagno, anche lei, che piange. E dove guarda la bambina? Verso Jackie che è tutta intenta a mantenere sotto controllo tutto quanto il set. È sotto i riflettori. Sì, E la guarda con rimprovero, con desiderio di essere vista? In che modo? sì, desiderio di essere vista, come se si sentisse fragile, non ascoltata. Penso che ovviamente sia una parte di lei, no? Ok, abbiamo l'autorizzazione della piccola e della grande. Di entrambe, sì. Seconda sessione di Jackie. Vibrazione. 12 miliardi. Consapevolezza. Eh, 155. Anima. 43. Vite. 1714. Cervello. 9,5. Suscettibilità ipnotica. 40. Terza, quarta dimensione. Ai ai. 78, terza dimensione. Mm. Beh, purtroppo uno dei valori più bassi riscontrati finora. E tanto nella 3D ancora, Jackie. Progetto. Piglie e parti. Mi fa vedere che alla richiesta di chi che sia, lei è come se facesse tutti quanti i bagagli, prende e parte in direzione di colui che ha chiesto il suo intervento, il suo aiuto e si mette a disposizione al 300%. E questo sempre in continuazione, sempre così, piglia e parti, piglia e parti. Con chiunque. Quasi. Possiamo dire il tuo mestiere, almeno il contesto? Ok. Siamo in ospedale, no? No, al lavoro sì. Lavoro moltissimo, certo, perché si mette proprio completamente a disposizione. Eh, Al lavoro e fuori dal lavoro è come se fosse sempre reperibile, in un certo senso anche. Entità eteriche. Dunque, del secondo universo c'è un granchio che la tiene come stretta in una morsa. Poi c'è due entità, come secondo universo basta così, due entità che rimandano un po' alla questione femminile e di seduzione. Una è una sirena e l'altra è come anfibioide, diciamo, no? E l'altra è la volpe, come canide.
E poi c'è sembra una tartaruga che la vedo proprio con questa portarsi sempre dietro, no? Quella casa, portarsi sempre dietro tutto quanto, accollarsi tutto quanto. E 3 di L. Mentali. Allora, eh, la prima entità mentale è sia bello che bella e impossibile. Allora, in parte fa riferimento proprio al suo voler far tutto quanto bene, questa sua tendenza al perfezionismo, quindi tutto quanto deve essere bello, però allo stesso tempo poi a rendersi conto che è impossibile riuscire a fare davvero tutto quanto bene, a mantenere questo standard altissimo di perfezione e soprattutto non essere criticata da nessuno, ok? Ma è come se in un certo senso lei avesse bisogno di portare agli altri questa immagine di fare tutto bene e impeccabile, perché ha bisogno di portare fuori questa immagine di bella e impossibile. È come se, è come a, a- a dire che lei ha il diritto di essere amata solamente a questa condizione qua, che lei faccia tutto quanto benissimo e che sia, ma bella anche, hai capito, nel senso anche di disponibile, gentile, sempre sorridente. Mhm. Mm? Sembra un po' la donna degli anni 50, delle pubblicità degli elettrodomestici, quella che aveva lo scintillio sul dente di un sorriso eterno, la messa in piega con i capelli, col ciuffo che tirava in su, no? Cioè con la punta che veniva Vero. piegata in su, la moglie perfetta che poi uccideva le persone di notte, si sfogava in qualche modo. La serial killer, sono state fatte serie televisive e film di tutti i tipi, no? Desperate Housewives è nata su quello, su quella idea. Torna a casa il marito e lei aveva preparato la cena con il nuovo frigo, con il nuovo forno, lavato i piatti con la nuova lavastoviglie. Era quell'immagine lì del marketing degli anni 50-60. Mm-mm. E dici perfettamente, perché l'altra entità mentale è contraddizioni. È proprio in lei che convivono dei sentimenti e delle tendenze davvero opposte, dei forti contrasti. Quindi, per esempio, da una parte c'è tutto questo suo gran darsi da fare per la salute, però fuma. Mhm. C'è questo essere sempre iperdisponibile, ma poi è estremamente stanca. C'è questo voler dare un'immagine esteriore di armonia, di serenità, di affidabilità, ma dentro essere in realtà molto triste. E infatti poi in privato piange. Contraddizioni, questa è. Chiamale se vuoi. Contraddizioni. Che livello? Allora, la prima, non so se non mi ricordo No, più se l'ho infatti, detto, Ah, 5. La seconda, ma insomma, diciamo che sono entrambi lì perché sono molto legate, no? Hai visto, sono conseguenziali, 5-6 entrambe. E poi c'è questa che si chiama Poco di buono, l'ultima, che effettivamente si riferisce più che altro alla sua porzione precedente di vita, quella che condivideva con l'ex marito, no? mm, Che la etichettava in questa maniera, ehm, non fidandosi di lei e cercando quasi anche di metterla in cattiva luce all'interno del suo ambiente di lavoro, che per lei è assolutamente fondamentale, vitale, no? Avere un certo tipo di rispettabilità. Ed è mm. come se lei, ancora che tutto questo è stato superato, eh, lavora molto affinché, lavora molto su di sé, sull'immagine che rimanda, eccetera, affinché non possa emergere mai più questa macchia. Ok? Si dà un gran da fare perché non si ripeta una situazione del genere.
ok? Quindi anche rispetto all'attuale marito che è molto geloso, è come se lei avesse molto imparato dalla situazione precedente, però è come se fosse in uno stato, come se, posso dirti, di tensione. Non si deve più ripetere questo. Mm? Quindi direi 4 questa. Quindi 6 una poco di buono e c'è poco di buono. Anche quello, infatti. Impianti. Un po' strano questo. Sembra una piadina, in realtà è tipo un disco, che è sopra la sua testa, come impianto mentale. Poi c'è questo impianto che è strano, perché è come se dai denti, come se fosse uno di quei vecchi apparecchi che adesso credo che non si usino più, Mm? che vanno dai denti, e però è strano questo, e si conficca praticamente dalla Dietro il collo. zona cervicale. Sì, esatto. Con dei archi di metallo che Esatto. sì, si usavano un sacco di anni fa, ma andavano dietro la testa, penso. E comunque era un anello. Mm. Ok. Invece qua si conficca dietro, collo cervicale. E poi praticamente, allora, come spiegare? C'è a livello dell'addome come puntata una specie di cornetta della doccia che emette dei getti di acqua che ha una temperatura che può variare. A volte può essere molto fredda, a volte può essere molto calda. E da qui che la pancia le genera proprio anche delle emozioni a volte contrastanti, a volte improvvise, che lei non sa neanche bene gestire, non capisce neanche bene da dove arrivino completamente. Basta? E poi ce n'è uno che, allora, di fatto non c'è più, ok? Secondo me c'era in passato quando c'era il precedente marito. Praticamente è come se lei nella zona dei genitali avesse questo impianto che ha delle punte che si rivolgono verso l'esterno. Come se in un certo senso, quando il marito aveva dei rapporti con lei, fossero vissuti, non so come spiegarti, con dolore per il marito. Cioè, lui viveva in maniera molto dolorosa mm, la femminilità di lei, che è in maniera innata molto travolgente, molto seduttiva. Mhm. Ok? Però finendo questo rapporto non c'è più questo impianto, però per una qualche ragione lei me lo vuole mostrare che c'è stato. Dov'è questo? Scusami. E quindi sì, diciamo nella Genitali. zona genitale, sì. Va bene. Jackie fa parte di un mini clan, lei, la sorella ed il cugino, che sono veramente straordinari. Qualcuno ha trovato la prima volta una sessione nostra e l'ha subito mostrata agli altri due. Penso che sia lei che abbia iniziato, no? No, è la... Ah, è il cugino, ok. Ma subito terreno fertile, si sono trovati tutti e tre, si assomigliano, soprattutto con la sorella. Mm. Sono coesi, chiamiamoli in una zona VIP del cinema. La sorella e il cugino. Certo, eh beh, ma erano già lì proprio come tifoseria. Pieni di cibo e di bevande da mangiare da Bravo, sì, infatti, però mi sembrava fuori luogo dirlo. Sì. Ma che fuori luogo, assolutamente corrispondente alla... Tipo che hanno soprattutto organizzato una specie di picnic, anche ovviamente. perfetto, proprio. Esatto, tutto fatto in casa. Certo. Poi, poi le figlie ed il compagno attuale. Sì, sicuramente, chiaro. Un po' Ok. anche che discutono fra loro due all'inizio, le due ragazze, e poi dopo si tranquillizzano e si siedono. Dove si siedono una rispetto all'altra, cioè stesso livello, stessa fila, una più avanti, una più indietro? Allora, in prima fila appunto ci sono la sorella di Jackie con il cugino.
Mm. In seconda fila ci sono le due figlie, però le due figlie c'è solo un posto in mezzo che le separa. Ok, stesso I- livello quindi, stessa fila. Sì, 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 sì. Compagno. Che anche, però lui due file, cioè, scusami, poi ci sono due sedili di interruzioni e si siede lui. Ok. Il fratello di Jackie. Allora, ti dico le informazioni che mi sono arrivate, poi non so se hanno un riscontro perché non è che abbiamo chiesto. Praticamente è come se, quello che mi viene, l'unico figlio è stato lui. Mentre le due ragazze è come se in un certo senso avessero ribaltato, per qualche ragione hanno fatto loro i genitori dei genitori. Ok? Energeticamente ti parlo. Nel senso che la consapevolezza delle due ragazze, adesso prendiamole da quando erano più Mm? piccole, ok? Era molto superiore a quella dei genitori. Per cui di fatto sono stati loro i genitori, Mhm. mentre il fratello ha fatto davvero Il figlio. energeticamente il figlio, sì, rimanendo però a una consapevolezza inferiore rispetto a loro due. Mhm. Viene lui, il fratello? Allora, praticamente viene, ma è come se si fosse ritagliato uno spazio in cui la moglie è impegnata. Madre. Un po' così con la mano sulla testa, così un po' frastornata, un po' debole, c'è, preferisce stare un po' vicino all'uscita, che così se non si sente bene può uscire. Il compagno del cugino. Però un po' più indietro. Ok. Io vorrei capire un attimo chi sono queste due sorelle, le sisters. Così simili, adesso tu mi dici genitori con una consapevolezza diversa, genitori dei loro genitori. Mm. Perché sono così unite, così simili? Diverse ovviamente, ognuna col suo percorso, la sua famiglia, la sua storia differente. È come se di fatto fossero anche quasi delle gemelle, pur non Mhm. essendo, ovviamente hanno anche un'età diversa, no? Però etericamente e spiritualmente sono come delle gemelle, che fanno tra l'altro anche per certi aspetti, pur con manifestazioni pratiche diverse, però fanno proprio in parallelo le stesse tappe e si confrontano continuamente. Mm? Pur poi di fatto manifestando cose un po' diverse, no, nella vita. Però c'è sempre un continuo confronto spirituale e animico. Sorellanza. Mm. Perché? Vite passate. Voglio capire questo punto, perché sono così legate, così simili, così che si sostengono. E questo è un grande valore. È un fatto più unico che raro. Guarda, qua mi fa vedere una vita in cui erano compagni di cella. Ehm, uff, proprio una cella molto basica, eh, in cui c'erano ben poche attività al di fuori. Ehm, ed è come se si sostenessero a vicenda. Eh, mh, cioè creano proprio reciprocamente una salvezza. Senza sarebbero perite. Esattamente. Come si chiamavano?
Vengono due nomi italiani, Manuela e Jessica. E Jackie chi era? Manuela. Mm. Non ha tenuto l'iniziale. Se la sono scambiata, poi tanto poi, cioè scambiata, non è che la sorella adesso abbia l'altra, no, di iniziale, Mm. però Cosa dice la sorella dal cinema a Jackie? Non lo facciamo mai, facciamolo. quando lavori tu lavoro anch'io, riferendosi a questo lavoro che stiamo facendo adesso energetico. Cioè c'è proprio una perfetta sintonia. È come se lei fosse assolutamente collegata in questo momento. E quindi il lavoro sta avvenendo in una maniera differente, sua personale, ma contemporaneamente. Cosa dice il cugino a Jackie? Sei sempre fonte di grande ispirazione, anche in questo momento. Ok, esiste la fiamma di Jackie? Allora, non penso che sia quella attuale, me l'ha fatta vedere come se in passato fosse stato un medico, ma me l'ha fatta vedere che passava e andava via. Perché è come se in questo momento Jackie fosse in un momento in cui non ha le porte aperte per una fiamma. Il compagno è un'anima gemella? Sì, 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 assolutamente. Di che livello? Quarto. Può diventare una fiamma, quindi tutto può essere. Sì. Mm, allora, in effetti io credo che cambieranno delle cose dopo questa sessione, anche fra loro due, perché è come se riuscisse poi ad aprire anche al compagno una porta in più. Va bene. Insicurezza, causa esoterica. È da ricercarsi specialmente nella prima delle entità mentali che abbiamo visto, che è Bella Impossibile, come se lei dovesse a tutti i costi stare dentro questi parametri che sono effettivamente un qualcosa quasi di irraggiungibile. E è come caratterizzata lei da questo affanno, no? Nel voler raggiungere questo parametro messo lì così all'apice e chiaramente si sente sempre insicura, sempre comunque affannata che non ha raggiunto quella vetta lì. Iperattività. Sì, poi questa rientra un po' in una delle sue contraddizioni, no? Perché lei fa moltissimo, in realtà avrebbe bisogno di riposo, lei lo sa che ha bisogno di riposo, ma è come se sentisse che nel momento in cui si ferma, da un lato c'è questa specie di convinzione errata che tutto quanto poi possa andare a sfascio se lei si ferma, ok? Ma dall'altra è come se sotto sotto ci fosse la sensazione che lei lo deve fare per essere amata, perché si fa così. Per essere amati bisogna tanto darsi da fare. E questa è proprio una delle convinzioni errate della terza dimensione. Non essere amati per quello che si è, ma per quello che si fa, per le prestazioni, per quanto si è disponibili, per quanto si salva il prossimo. Macigno sulle spalle, causa esoterica. Allora, sì, in parte mi fa vedere proprio questo impianto che si conficca a partire dalla zona cervicale ed è come se creasse una pressione che poi si diffonde sul collo e nella parte alta proprio delle spalle. E in parte mi fa vedere anche come
questa tartaruga si porta sempre dietro questa carapace che è molto pesante e sono tutti gli incarichi presi nel loro complesso che lei si porta sempre dietro. Cioè è come se anche nel momento in cui svolge un singolo compito, è come se avesse sulle proprie spalle il peso anche di tutto quello che verrà dopo e che è venuto prima. Mm. Va bene. Piccola parentesi. Chiama Jackie O. Jacqueline Kennedy Onassis. È come se venisse con, cioè, con l'archetipo della moda e dell'anoressia. Mhm. Cioè, magari mi sarei aspettata altre cose, no? Però invece sceglie di venire lei in versione super magra e con tipo Coco Chanel. Mhm. Lei stessa in quel momento sta indossando tipo un tailleur di Chanel Mhm. ed è come se mi facesse vedere che lei esiste solo nell'immagine esteriore e in tutte le cose esteriori. Ha un'anima? Aveva un'anima? Sì. Dov'è adesso? E in parte come se fosse in quella teca di cui spesso si è parlato, no? Mm? Che ospita, diciamo, le icone, che devono rimanere come tali, perché sono sempre dei punti di riferimento per il popolo. Quindi è importante che una parte della sua energia sia sempre in questa teca e sia sempre da contemplare e da attingere. L'anima è lì, o una parte? Una parte, Mhm. non del tutto. È una parte come se fosse nei cinque elementi. Però non è un'anima che vedo che può andare tipo nel portale aureo, proprio perché ha questa doppia collocazione, che poi non, questo è anche un po' un modo nostro, no? Lineare Mhm. per esprimere la cosa. Però un imprigionamento c'è. Aristotele Onassis, chiamalo. Chissà perché, oggi è come se mi volessero proporre eh, delle esche, perché lui mi arriva fumando, quindi un'altra esca, Mhm. e mm, con l'emblema proprio dei soldi tutto intorno, ecco, perché sembra tutto di oro zecchino, quello che lo circonda. Ok. Poi vedo il suo autista che è molto servile nei suoi confronti. Massoneria? Sia lui che lei. Eh sì, ecco, però mi dà più, non so, tipo, sai, Rosa Rossa, Croce d'Oro, queste cose qui, questi ordini massonici un po' più raffinati, forse. John Kennedy è vivo? No. No. Ok. Cosa ci vuole dire Jackie O? Eh, è una frase molto effimera. Ehm, Ho ottenuto quello che volevo, essere ricordata in eterno. Mm?
Ma la sua anima è bloccata? Non si può reincarnare. No, no, per il momento non mi pare proprio. Quindi è questo il prezzo della celebrità. Essere ricordati per secoli e secoli finché questo ricordo non si affievolisce anche nell'ultima delle menti, prima di essere rimossi da questa, potersi rimuovere da questa teca. Cosa dice a Sì, queste parole? a me sta bene così. Consapevolezza di quest'anima rispetto alla nostra amica che è a 155. 18. Mm. Di Aristotele Onassis. 70. Di John Fitzgerald Kennedy. John. Di più. 95. Sempre meno delle basi delle persone che si rivolgono a noi. Mm. Chiuso qui. Ci sono delle attinenze con la storia di Jackie. Questa breve indagine sarà anche messa separatamente, ma resterà all'interno della tua dissessione Jackie. Ci sono due informazioni: il fumo di sigaretta di Onassis e l'estetica, che è tutto, di Jackie O. Mm. Partiamo dal fumo. Il maledetto fumo, lei che lavora nella sanità, lei che riesce a smettere per brevi periodi, lei che riesce a ridurre, lei che riesce a passare a quella elettronica, ma non riesce a smettere. Bene, io sono un esperto di queste cose. Prendiamo i 5 corpi di Jackie e li portiamo a bere un caffè in uno di quei bar che c'è un po' in tutta Italia, il bar dei vecchietti. Bar Mhm. che va avanti non si sa come, a caffè, sigarette e giochi di carte sui tavolini. Solitamente nessuno di loro è un non tabagista, tutti fumano, età media 70-90, grandi colpi di tosse, solitamente tutti uomini, pelli, nonostante l'età, messe molto male, salute messa molto male. Non ci giriamo intorno, si finirà lì. La bella Jackie finirà così. È un approccio, forse anche un po' da 3D direi. Vediamo cosa succede. No, perché Jackie dice: Ma io non ho più questa roba, io non, i miei vestiti non puzzano più così. E io non vado in questi. È come se lei si sentisse in questo momento molto diversa, ecco. Io sono lì con lei. I suoi vestiti puzzano lo stesso. I miei puzzano che io non fumo. Non mi calma. Mi fa vedere come se ci fosse questo granchio, no, che la stringe in questa morsa, la stritola sempre di più in tutto questo insieme di responsabilità che lei si deve accollare, quindi la stritola, e quando lei fuma è come se un pochettino il granchio allentasse la sua presa, come una forma quasi di nevrosi, mi dice, no? Che si allenta quando io fumo. Oh. Come faccio? La droga, il fumo. Perché il fumo di sigaretta è uno stupefacente a tutti gli effetti. Gran segreto del libro Come smettere di fumare se sai come farlo. È una tossicodipendente. Questa è la riprova del fatto che chi non fuma ed è stressato non ne ha bisogno. Esatto. Non ha bisogno di calmarsi con una droga. Si calma, non si calma, si fa una corsa, si beve un bicchiere d'acqua.
rimodifica le sue disponibilità al lavoro, riducendo le ore, demanda, non si droga. Se la fumo di sigaretta fosse eroina iniettabile in vena, le cose cambierebbero decisamente perché nessuno si potrebbe mettere lì a iniettarsi roba nelle gambe, nelle caviglie. Poi diciamo anche che queste sigarette elettroniche proprio sono realizzate per creare questa altissima dipendenza. Mhm. E quindi Jackie potrebbe vederla da un punto di vista, ribaltare il suo punto di vista, nel senso, se si ricorda di quella Jackie che qualche anno fa, no, si è opposta a tutta una serie di imposizioni del sistema, Pandeminchia. sì, dovrebbe riuscire a vedere questa sostanza esattamente nella stessa maniera. È la stessa cosa, Sì. è un'imposizione, è la stessa cosa. Mm. Un'imposizione del sistema? Sì. Sì. Là era un po' più imposto, ma comunque rifiutabile, quindi la scelta ultima è nostra. Qua è una tua scelta libera. Il gesto ti renderà più cool, un vizio devo pure avercelo, tutti questi luoghi comuni che sono stupidissimi. Riguardo a questa cosa, come se avesse a un certo punto una sorta di tensione nervosa che la porta a scegliere di dare qualche tiro a questa sigaretta elettronica, no? Mi fa vedere un'alternativa che non so perché me la fa vedere in maniera così chiara, lei che prende una bacca di goji quando sente questa tensione nervosa. Ne mangia una. Sì, la tiene in bocca un po', se la passa da un lato all'altro, sente un po' questo sapore dolciastro Mhm. e soprattutto le prime volte ripensa a questa considerazione che abbiamo fatto riguardo all'imposizione, che è molto subdola in questo caso, del sistema, molto nascosta. E anche molto strafottente perché per regole, baggianate regole imposte, hanno dovuto mettere delle foto e delle frasi molto d'effetto sui vari pacchetti, no? Foto di polmoni spappolati, di gente a letto, frasi d'effetto che tutti ignorano completamente. Mm, mm, Quindi è proprio la beffa, il danno è la beffa. sì. Si sbeffeggiano dei consumatori del pusher, Stato. Mm. Tuttavia, queste sono solo considerazioni. La scelta spetta a Jackie. A quanto vibrerebbe Jackie se non avesse mai toccato una sigaretta? All'inizio della sessione era a 12. 41. Ok. Quanto vibro io, Monica? Attualmente 161. Mm. La alzo a 600. Sì? Sì, sono dei fattori, ma su uno scoiattolo e il mare. È arrivata a 600. Ok, entrambi questi valori, se io avessi fumato tutta la vita, dai 14 anni a oggi, 161 e 600, quanto sarebbero? Con le stesse condizioni, quindi da quella che dovrebbe essere l'iniziale, e mi direi 55? mm, un terzo, e con il mio intento la volessi aumentare a 600, ce la farei in un No, minuto, 30 secondi? no.
si crea proprio una barriera. Non è una questione di tempo, non ce la faccio proprio. No. A quanto arrivo? Vedo proprio che arrivi a 3,50 perché come tra l'altro, considerando, no, quello che tu porti, sarebbe una contraddizione troppo pesante. Mm. Ti fermi lì così, Beh, 3,50. direi che più di così. Io consiglio a tutti quelli come Jackie che vogliono smettere di iniziare a bersi il caffè della mattina nel baretto dei vecchietti marci. E finché non si fanno un bel bagno di vecchietti marci che tossiscono con gli occhi a rana rossi, iniettati non soltanto del bicchierello di vino alle 8 del mattino, ma che fumano sul marciapiedi, non dovete andare al lavoro, dovete farvi i vecchietti del bar, magari parlando anche con loro su, su come è andata la loro vita. Ah, beh, così, cioè, è che sto inventando. Insetti, chiamiamoli tutti. Quelli che strisciano, quelli che volano, quelli che zampettano, quelli che hanno un sacco di zampette, quelli che ne hanno 8 di zampette, quelli che hanno le zampette e volano, quelli che volano e basta. Libellule, mantidi, ragni, lombrichi, formiche, coccinelle, farfalle, falene. Glieli porto io in scena, sono ricoperto di insetti, gli amici insetti. Sì. Allora, c'è un fatto che tutta questa sua paura degli insetti la vedo molto collegata a una vita che in questo momento per somiglianza con la sua bellezza si collega bene. Però in questa vita lei non aveva lo stesso comportamento etico che ha in questa vita attuale no, in cui noi la conosciamo, ok? Perché aveva, diciamo così, una relazione con un uomo impegnato, Mm. cosa che adesso assolutamente molto molto lontana da sé. Mi fa vedere che a un certo punto, quando ormai era già passato un po' dall'inizio di questa relazione, la moglie di quest'uomo se ne accorge e tipo si vendica. Mi fa vedere tipo che le scava una buca, riesce a farle come un agguato, facendosi aiutare da due uomini, Mhm. la mettono in questa buca e le lanciano addosso insetti di ogni genere e tipo. Ma dai, Sì. che la mangiano? Eh, lei si ritrova intanto al buio perché questo agguato avviene di notte. Dentro questa buca, quindi già comunque ci sono alcuni vermi. Mi fa vedere tipo che, come se fosse in questo periodo che ha piovuto tanto, no? Quindi la terra molto umida, già appunto con tanti animali lì pronti avendo scavato. E poi vedo che come se lei avesse preso questi barattoli per i pescatori con dentro tutti i vermetti, è Mm, presente? mhm, Ecco, glieli lancia dentro. mm. E poi appunto altri barattoli in cui aveva conservato tutta una serie di insetti che aveva preso in altri giorni. Quindi Mhm, vedo sia formiche, mi fa vedere sia delle cimici, delle cavallettine, dei grilli. mhm. Ehm, farfalla ne vedo una sola però. Ehm, ehm, eh, degli scarabei Mhm. e tutti questi che passeggiano sul suo corpo e la vedo lei sconvolta, spaventata e per la situazione, perché lei in quel momento è bendata e legata e perché non riesce neanche a vedere, no? E sente solo camminarsi addosso questi insetti. Ma muore? No, Si prende un no, grande però spavento. sì, sì, giorni così, tipo 3 giorni e poi dopo la libera. Bene.
Questa vita la eliminerà probabilmente nel cluster. Lei come si chiamava qui? Un nome proprio del sud, Concetta. Ok. Chiamiamo, vivo o morto che sia, il più grande entomologo della storia, studioso di insetti. Uno che ci possa trasferire con una sua Vic di scienza, quella vera, l'amore per gli insetti, delle piccolissime macchine perfette che fanno delle cose incredibili, che se noi dovessimo riprodurle con un robot saremmo dei geni. Mm. Sì, è come se ci instillasse l'informazione che tutta la vita si regge sugli insetti. Mm. Quindi insetti vita, Sì, e noi non ce ne accorgiamo. paura degli insetti, paura della vita. Sì. Facciamoci un giro dentro un insetto. Dimmi quale si presenta. Tutta la coccinella. Ok. Diventiamo piccolissimi insieme a Jackie e vediamo il funzionamento dall'interno della coccinella. Vediamo anche i suoi pensieri. Un'afide, che buono. Aspetta un attimo che su quella rosa me lo vado a mangiare. Quanta bella acqua succosa in questo afide ciccioso. Mm. Poi è come se la coccinella si sentisse un tutt'uno con la rugiada, il petalo su cui è adesso, l'afide che ha appena mangiato, Mhm. la terra su cui cammina, la mano della persona su cui camminerà e sa che quando lei camminerà su quella mano, quella persona penserà che è portatrice di fortuna. Mhm. E in un istante ci sono tutte queste informazioni dentro la coccinella. Perché davvero nella coccinella non vedo la distinzione come c'è tra noi esseri umani, no? Del passato, del presente e del futuro. Proprio vedo tutto contemporaneo. Che cosa dice la coccinella a Jackie? Non mi hai ancora visto come amica, ma lo sono. Noi tutti siamo amici e amici del cosmo, anche se voi potete interpretarci come in conflitto tra di noi e con voi. Come ci vedono gli insetti? Non vedono tutti alla stessa maniera, eh. Alcuni insetti mi fanno vedere che cercano alcune persone, hanno piacere proprio a camminare su di loro, ad Mm. appoggiarsi su di loro. Per esempio, mi fa vedere tu che passeggi, no? E una farfalla ti cerca proprio Mhm. per appoggiarsi sulla tua spalla. Mm. E Capita questo, ma è dovuto al colore, al profumo della maglia, della spalla o altro? alla vibrazione. Mhm. Sentono i pensieri gli insetti? Hanno Sen- pensieri? no, credo che sia tutto su un discorso di vibrazioni. Mm. E percepiscono una buona vibrazione armoniosa, adatta nel contesto della natura, adatta a loro. C'è un elemento, non so, un'intelligenza unica negli insetti. È un eterico, è uno spirito, ma non sono animali gli insetti.
Però sai che cosa ti devo fare? Anche una rettifica riguardo a quello che ti ho detto prima, perché è come se le vibrazioni, loro funzionano su vibrazioni, percepiscono vibrazioni, in realtà noi li possiamo tradurre come parole, come pensieri. Mhm. Mm. E, mm, e poi, scusami, mi sono distratta. Mhm. E Cioè, poi un'intelligenza unica. mm, fammi vedere la terra, la madre terra. Ok. Stabiliamo un accordo tra Jackie e la Terra intesa come insetti. Si scambino una, sotterrino una ascia di guerra. La radice di un albero è come se uscisse dal terreno, sembrano quasi una mano con delle dita, va quasi a stringere la mano di Jackie e mentre le stringe la mano si possono notare degli insetti appoggiati sulle radici. Ed è come se stabilissero in questo momento un nuovo patto, un sodalizio di amicizia. Perché così deve essere, perché così è. L'essere umano è amico della terra e pertanto anche degli insetti. Ok. Quando risuccederà il caso che Jackie vede un insetto, non so, è in spiaggia, ci sono quei cosi che corrono, che non so bene perché, cosa cavolo devono fare, comunque corrono sulla sabbia, sono dei coleotterini tondi e neri, può giocare a prenderselo sul dito e vedere cosa fa. Lo farà? Eh, f- mm, ah, potrebbe iniziare anche solo a rimanere, cioè anziché a scappare, agitarsi così, a restare, guardare Mhm. come primo passo e rammentare questo sodalizio, rammentare che ormai quella vita l'ha lasciata andare, quella vita in cui si è sviluppato questo tipo di terrore. E poi successivamente sì, anche prendere contatto con loro. La cicala, per esempio, che sembra tanto brutta ma è straordinaria. Mm. Un animale con una storia incredibile, 7 anni sottoterra, mi sembra, prima di poter uscire. Un casino di vita. Ad- La cicala fa un casino di vita, una vita veramente incasinata. Adesso mi mostra Jackie che rimane incantata a guardare le lucciole, allo spettacolo che loro offrono. Non posso avere paura di una tale meraviglia. Bene, salutiamo gli amici insetti. Monica, portale aureo. Chiamiamo tutti i pazienti che non ci sono più, già chi lavora con le persone che hanno poche speranze. In particolar modo i tre che ci ha descritto, in questo ordine, 1, 2, 3, ed il padre mancato, no scusa, non il padre, l'ex marito, non so perché ho scritto papà, perdonami, anche il padre e l'ex marito. Dunque, forse il padre anche per via della questione sorella, così io lo vedo già sistemato, ok, già a posto. Mhm. Rispetto invece all'ex marito,
È come se a un certo punto avesse vissuto una sorta di follia, so per dirti, ecco, quasi un esaurimento nervoso, una cosa del genere. E come quindi nel corso del tempo, post mortem, eh, si è come rinsavito, è come se si fosse ripulito di tutti gli eccessi di rabbia e di proprio pazzia quasi che aveva raggiunto. Quindi lo vedo che ha fatto un discreto lavoro, ecco, di pulizia adesso. Un po' di anni sono già passati. Però appunto è come se in un certo senso non vedesse più Jackie come la vedeva prima, ok? Ma quasi come se fosse un'amica. Ecco, è rimasto così. Probabilmente anche un suo bisogno, no? Pulisci che ti pulisci, ha bisogno di vederla come un'amica. Cosa le dice prima di andare? E ho compreso che davvero possiamo trasmutare ogni cosa. Io lo sto facendo, funziona. E lei cosa gli dice? Hai fatto passare le pene dell'inferno. E forse oggi riesco anch'io a trasmutare completamente questa esperienza. Ok. Sul viso dell'attuale compagno di Jackie, cosa leggi? Anche in lui come se ci fossero sentimenti contrastanti. È come se lui non riuscisse a comprendere completamente Jackie. La ama, la desidera, vuole la vita con lei, però allo stesso tempo è come se si sentisse insicuro, è come se non riuscisse a raggiungere una completa e vera intimità con lei. E infatti lei a volte si sente sola. Come se non avesse un compagno. Salutiamo l'ex marito, il padre non c'è già più, i 3 pazienti. Dunque uomo, donna Uomo. e uomo. Dunque, adesso forse era l'ultimo perché mi fa vedere il grande carro, mi fa vedere, no? E mi fa vedere come se su questo grande carro, inteso come costellazione, ci fossero lui e Jackie, che si fanno tipo questa specie di passeggiata, di tour nel cielo. E mentre fanno questo tour, lui è tutto un flusso continuo di parole. Le parole che non ho mai detto e che ho detto a te. E lei è sorridente, è divertita, anche perché lui in questo momento sta anche raccontando degli aneddoti divertenti, simpatici. E lui dice: è stato bello trovare qualcuno che mi ascoltasse davvero, fino alla fine. Fino alla fine. E vedo che parcheggia questo carrozza, e la fa scendere in maniera molto, come si Cavalleresca. può dire? Sì, cavalleresca, esatto. Questo è il primo, giusto? Forse l'ultimo, non lo so. L'ultimo. Comunque quello delle costellazioni, delle L'ultimo, stelle. sì. Ok. Poi c'è questa, penso che sia una donna che apre il diario, come se fosse un diario segreto, quasi con il lucchetto, sai, no? Sembra quasi un diario qua da ragazza, perché me lo presenta rosa e dorato. Sì, l'angelo eri tu. Ed è proprio come se descrivesse l'esperienza del suo ricovero
dove a volte si è sentita come un pezzo di carne, nel senso che la visitavano e la maneggiavano come se lei davvero fosse un pezzo di carne, mentre da Jackie si è sentita trattata da essere umano e da anima. Questo non ha un prezzo. Sì. Mm. E il primo? Il primo mi fa vedere come una busta che è come sigillata da un cuoricino, no? Come se fosse chiusa così rappresentativamente, no? Mi fa vedere un cuoricino che la chiude. Poi la apri e all'interno è come se ci fosse scritto come senso, mi hai fatto ricordare di avere un cuore. Il compenso per te avrebbe dovuto essere incommensurabile. Chiamiamo anche tutti gli altri. Quanti ne arrivano? Anche solo quelli a cui lei ha rivolto una parola di conforto, un sorriso, uno sguardo, perché lei è così, cioè è come se rimanesse sempre presente in ogni istante quando lavora e sempre pronta per erogare, diciamo così, compassione e forza. Io vedo centinaia, perché poi nell'arco degli anni, centinaia e centinaia. Un unico grande messaggio per lei. Che li metta d'accordo tutti. Grazie per grazie per l'amorevole cura delle parole e delle azioni. E sia altrettanto per te. Li salutiamo tutti nel portale aureo, tutti quelli che non c'erano già. Sì. E lo chiudiamo. Questo passaggio di adesso, quello del cluster, dell'avatar, Jackie già lo conosce, la sorella già lo conosce, le sisters possono farlo insieme, una per sé e Jackie per sé. Come va, Monica? Sono persa, ti chiedo scusa. Ti sei un po' commossa? Che è successo? Sì, perché non avevo Però, mai riflettuto forse su certe fasi che attraversano alcune persone e quanto siano importanti alcune figure come Jackie. sì. Non ci avevo mai pensato. E tuttavia quanto è duro il lavoro di Jackie. Jackie dovrebbe Sì. essere piena di disincarnati fin sopra i capelli, invece non è così. Dovrebbe portarsi a casa un disincarnato al giorno. Perché non è così? A parte che c'è proprio un rispetto di questi disincarnati anche per lei. È come se in un certo senso il loro modo di manifestare riconoscenza sia anche quello di non creare un'interferenza, un peso. Bello. È arrivato il momento dell'azione per Jackie. Una che sta adesso senza azione a quanto come vibrazione?
Allora, adesso io vedo 250. Questo lavoro qui è stato importante per lei. Cluster. Allora, mi fa vedere come delle cose anche che appartengono, credo, al passato, perché vedo come dei pacchetti di sigarette vecchi, datati, proprio del passato, Mhm. vedo le ricariche invece che sono più attuali Mhm. delle sigarette elettroniche, e poi mi fa vedere come una specie di muro costruito con dei mattoni in maniera anche molto approssimativa, e che è come se nascondesse qualcosa dietro. Ehm, Come se dietro appunto si celassero delle pesantezze, e adesso è come se lei volesse abbattere questo muro, abbattere tutte queste pesantezze segrete. Bene, basta sfilare le fondamenta del muro e il muro scompare in giù. Vero? Il portale è collocato sotto, infatti. E subito dopo, a scivolare all'interno di questo portale definitivo sono anche queste componenti che riguardano il fumo. Un attimo, vuoi dire che sta togliendo tutto? Esatto. Ok, gli inglesi dicono conseguenze. È pronta alle conseguenze? A, Sì, una delle conseguenze sarà no, no? qualche no, dire qualche no. Ah. Sarà pronta alla piccola crisi d'astinenza della E, tossicodipendenza finita? Perché c'è, sì, chimica. certo che c'è, certo, è fisiologica proprio, sì, sì. Sì. Cosa crea qui al suo posto? La sorella che ha fatto? Anche il cugino, se vogliono, per sé, vanno Ma nel a parte proprio. che adesso ho visto che stavano tipo facendo anche uno spuntino, perché è come se desse forza, energia, ma allo stesso tempo anche buon umore, creatività. Ridi? Perché? Sì, perché è così. Stanno sempre a mangiare. Rigorosamente fatto a casa. Rigorosamente. Non si compra niente. Questi non hanno mai comprato una merendina in Sì. vita loro, hanno fatto Ah, bene. lui mangiava la mozzarella, non so, poi. Esatto. A chilometro zero. Ok, sono andati nel loro cluster relativo. E, guarda, lui ce l'ha pulito. Mhm. Lei, la sorella, quindi, è come se avesse solo una piccola pianta. Mm. Che fa? La sorella l'ha steppata la pianta, ma comunque era piccola, no? Quindi è stato molto semplice per lei. E Jackie? E Ha Jackie tolto appunto tutto. aveva, sì, già tolto tutto, ed è pronta per la preparazione dell'ad eternum. Mm. Vediamolo. Per una qualche ragione mi ha portato a casa. Forse lei ci tiene molto a casa sua, particolarmente Molto, sì, sì. molto legata alla sua casa. E si vede che ha proprio messo se stessa, come se in qualche modo la rappresentasse, no, la casa. Proprio come se, ma anche dai soprammobili, no? Riesce a estrarre un'energia dalla casa, da cui viene ricavato l'ad eternum. Eh, Ok.
Poi quando si crea è come una Eternum con delle punte viola. Ok. Avatar. Ah, guarda, è come se mi volesse presentare di più l'ufficio che l'avatar. Quindi comunque il senso del dovere, il lavoro, tutti gli appuntamenti, le richieste. Mi ha presentato più questo aspetto. Li ottiene? Eh, no, perché è come se lei già stesse in qualche modo rielaborando anche il suo approccio al lavoro, alle richieste che gli vengono fatte di continuo, e quindi sceglie no, di buttare via anche tutto l'ufficio dentro il portale definitivo. Benissimo. Un bel pugno sul tavolo di Jackie. Mm. Piglia e parti, esiste ancora? No, viaggio di relax è venuto. Il granchio, la sirena, la volpe, la tartaruga e i 3DL. No, Bello bella e impossibile, contraddizioni, poco di buono. no, no, no. Impianti. Tolti. La vita di Concetta, quella degli insetti. Ha interrotto da sola la relazione con quest'uomo, però l'ha mantenuta quindi la vita. E quindi non ha subito la vendetta. Esattamente. La vita come Manuela insieme alla sorella Jessica. Lei Manuela, Jessica la sorella attuale. Sì. E l'ha tenuta tra l'altro tale quale. Ok. C'è un'altra vita con il cugino. Allora, insieme, Mhm. marito e moglie. Mm. Chi è il marito? Lui è il Mm. marito. Ok. Delle isole Figi, mi dice. Fantastico. Benissimo, nuova vibrazione. 820. Nuova consapevolezza. 197. Nuova PS. 58. Senti, il 197 è tanto alto. È tanto alto. Raramente andiamo oltre il 200 e qua ci siamo, eh. Vite. 1438. Cervello, capacità medianiche. Punte di 11. Wow. Suscettibilità ipnotica. 65. Le potrebbe servire fare una sessione diretta, magari con supporto, medium o senza? Sì, sì, sì. Lei fa tanti sì e vorrebbe tanto, ok. 3, 4D, il vero unico punto dolente di prima. 78, 22 diventano 41. E può ok. ancora lavorare. Messaggio di Jackie alle figlie. E le piccole donne crescono. Mhm. Mm.
Le accarezza entrambe, con una mano accarezza la guancia di una, con l'altra mano la guancia dell'altra. Al compagno. Si può fare di più. Alla sorella. Amica, sorella, confidente. Vedo che si abbracciano, piangono anche Al di cugino. gioia. È un abbraccio a tre, diciamo, ecco. Questa è una famiglia. Messaggio di Jackie agli insetti. Sto per sentirvi come amici. Datemi del tempo. Messaggio di Jackie a se stessa. È incredibile conoscermi sotto questo aspetto. Amo molto questa Jackie. Amo molto l'intera Jackie. Non ho bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ok. Come la vedi? Che indossa un vestito tipo di lino, sembra quasi una divinità greca, di lino bianco con sotto delle greche proprio. Abbiamo finito.